Vorresti studiare italiano da solo, da casa, ma non sai se è davvero possibile? Magari hai già iniziato, poi ti sei fermato e ora ti senti un po' confuso. Sì, succede a tantissime persone. All'inizio c'è entusiasmo, poi arrivano i dubbi. Sto studiando bene? Sto perdendo tempo? Esatto, studi grammatica, impari parole nuove, guardi qualche video, ma senti che l'italiano non esce, non viene naturale. E allora pensi che forse serve vivere in Italia o avere un insegnante ogni giorno. Ma la verità è che non è così. Sorridente, fiduciosa. Puoi imparare italiano anche da solo, a casa. Serve solo capire come studiare e cosa fare ogni giorno. Senza studiare 3 ore al giorno e senza comprare 10 libri insieme. Già, meglio poco ma fatto bene. In questo episodio vogliamo parlare proprio di questo. Come studiare italiano a casa, da solo, in modo semplice e naturale. Amichevole. Non sarà una lezione, sarà una chiacchierata. Puoi ascoltarci mentre fai altro, senza stress. Coinvolgente. Se questo tipo di contenuti ti aiuta, iscriviti al canale e metti un like. Così possiamo continuare a creare episodi come questo. Perfetto. E iniziamo da una cosa molto importante. Prima di continuare, facciamo una cosa importante. Così ci conosciamo meglio. Io sono Sara. E io sono Alessio, e questo è Easy Italian Podcast. Questo canale è per chi vuole imparare italiano ascoltando conversazioni vere, naturali, come se fossi seduto con due amici a bere un caffè. Sì, senza libri davanti, senza stress, senza sentirsi a scuola. E adesso vogliamo chiederti una cosa importante per noi. Scrivila nei commenti. Davvero, ci fa molto piacere leggerli. Perché vorresti imparare l'italiano? Per venire a vivere in Italia? Per lavorare? Perché hai familiari italiani? O semplicemente per passione? Ogni motivo è bellissimo e ci piace tantissimo leggere le vostre storie nei commenti. E approfittiamo per salutare alcune persone che ci seguono da tanto tempo e che ci hanno scritto. Sappiamo che ci ascoltate dal Brasile, dal Cile, dalla Colombia. Dalla Spagna, dall'Argentina, dalla Germania, dal Marocco e anche dalla Russia. È davvero incredibile pensare che l'italiano ci unisce anche da così lontano. Ogni volta che leggiamo un commento e vediamo da dove ci ascoltate, ci rende super felici. E se stai ascoltando e non hai mai scritto un commento, questa è l'occasione giusta. Scrivici da dove vieni e perché studi italiano. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, così fai parte anche tu di questa community. Ok, adesso continuiamo. Parliamo di una cosa fondamentale quando studi italiano da solo a casa. Come organizzare lo studio senza sentirsi persi o stanchi. Allora, iniziamo da una cosa molto semplice ma davvero importante. Quando studi italiano da solo a casa, la cosa più difficile non è capire l'italiano, è continuare. Esatto. Il problema non è la grammatica, non sono le parole difficili, è trovare un ritmo, una routine che funzioni nella vita reale. Perché, diciamolo, tutti abbiamo poco tempo. Lavoro, studio, famiglia e spesso l'italiano diventa l'ultima cosa della lista. Sì? E allora succede una cosa molto comune. Dici, oggi non ho un'ora, quindi non studio. E così passa un giorno, poi 2, poi una settimana. E poi ti senti in colpa. Esatto. Ma studiare una lingua non dovrebbe farti sentire in colpa. Ecco perché la prima cosa da fare è questa: studiare poco ma ogni giorno. Anche solo 15 o 20 minuti, ma tutti i giorni. È molto meglio di studiare 2 ore una volta alla settimana. Perché così l'italiano entra nella tua routine, diventa una cosa normale, come bere un caffè o controllare il telefono. E sai una cosa importante? In quei 20 minuti non devi fare tutto. Non grammatica, ascolto, lettura, scrittura, tutto insieme. Giusto, meglio una cosa sola ma fatta bene. Un giorno ascolti, un altro giorno ripeti qualche frase, un altro giorno leggi qualcosa di semplice. Così il cervello non si stanca e non si annoia. E soprattutto non molli, perché quando vedi che riesci a studiare ogni giorno, anche poco, ti senti motivato. Se anche tu stai provando a creare una routine di studio, scrivilo nei commenti. Anche solo studio 15 minuti al giorno è un bel primo passo. Sì, e magari leggere i commenti degli altri può aiutarti a non sentirti solo. Perfetto.
E adesso che abbiamo parlato del tempo e della routine, parliamo di come usare l'ascolto, che è una parte fondamentale quando studi italiano a casa. Parliamo di una cosa che spesso viene sottovalutata, l'ascolto. Quando studi italiano da solo a casa, l'ascolto è davvero fondamentale, anche più della grammatica. Sì, perché prima di parlare bene una lingua, devi sentirla tante volte. Il suono, il ritmo, le frasi. Molte persone dicono, non ascolto perché non capisco tutto, ma questo è un errore molto comune. Esatto. Non devi capire tutto. Anzi, è normale non capire tutto. Il tuo cervello sta lavorando anche quando non te ne accorgi. È come quando ascolti una canzone. All'inizio capisci solo qualche parola, poi piano piano capisci sempre di più. E a un certo punto inizi anche a cantarla. Sì, con l'italiano è la stessa cosa. Più ascolti, più le frasi diventano familiari. E la cosa bella è che puoi ascoltare italiano ovunque. A casa, mentre cucini, mentre cammini, mentre vai al lavoro. Non serve stare seduti a studiare. Basta avere l'italiano nelle orecchie ogni giorno. Amichevole. Podcast, video, dialoghi lenti. L'importante è che l'italiano entri nella tua giornata. E se stai ascoltando questo podcast, stai già facendo la cosa giusta. Anche se capisci solo il 50%, va benissimo. Sì, davvero. Capire il 50% oggi significa capire il 60% domani. E non fermarti a ogni parola che non conosci. Ascolta, rilassati, lascia andare. Se no, l'ascolto diventa stress e non funziona più. Se vuoi, nei commenti puoi scrivere che tipo di contenuti ascolti di più. Podcast, video, musica. Così possiamo conoscerti meglio. E se l'ascolto ti sta aiutando con l'italiano, iscriverti al canale è un ottimo modo per continuare. Noi intanto andiamo avanti, perché c'è un altro passo importante quando studi italiano da solo. Iniziare a parlare, anche se hai paura. E qui arriviamo a una parte che per molti è la più difficile. Parlare italiano. Quando studi da solo a casa, spesso ascolti molto, ma parli poco o per niente. Sì, perché hai paura di sbagliare. Pensi, non sono pronto, so poche parole, il mio italiano non è buono. È una paura normale, ma aspettare di essere pronti è il modo migliore per non parlare mai. Esatto, parlare non è il risultato finale, parlare è parte dello studio. E la cosa bella è che puoi iniziare a parlare anche da solo. Sì, da solo, a casa. Sì, senza giudizi, senza vergogna. Spiega con semplicità. Puoi descrivere quello che fai. Ora preparo il pranzo. Sto lavorando. Sono stanco. Oppure raccontare la tua giornata. Non serve usare frasi difficili, meglio frasi semplici ma vere. Anche se sbagli, va benissimo. Gli errori fanno parte del processo. Anzi, se non sbagli mai, significa che non stai parlando abbastanza. Esatto. Se vuoi, puoi fare una cosa semplice. Metti in pausa il podcast e prova a ripetere una frase che hai sentito. Anche solo una frase al giorno fa la differenza. Ora che abbiamo parlato di ascolto e di parlare, c'è un'altra cosa importante quando studi italiano da solo: come imparare le parole nel modo giusto. Ecco, adesso parliamo di un'altra cosa che crea molta confusione quando studi italiano da solo. Le parole. Quante volte hai pensato, devo imparare più vocaboli? Sì, e allora inizi a fare liste lunghissime di parole, 10, 20, 50 parole nuove, e dopo 2 giorni non ricordi quasi niente. Esatto, ed è normale, perché il problema non è la memoria, è come impari le parole. Imparare parole da sole, isolate, è molto difficile. Il cervello ama il contesto, ama le frasi. Quindi il consiglio è semplice: non imparare parole, impara frasi. Per esempio, invece di imparare solo la parola lavoro, impara una frase come lavoro da casa, oppure cerco lavoro in Italia. Così impari la parola, la grammatica e anche come si usa nella vita reale. E la frase ti resta in testa molto più facilmente. Un'altra cosa importante è non voler imparare troppe parole insieme, meglio poche, ma utili.
parole che puoi usare subito per parlare di te, della tua vita, del tuo lavoro, dei tuoi piani. Questo rende lo studio più personale e anche più interessante. Sì, perché imparare una parola che non userai mai è un po' triste. Vero. Invece, quando impari una frase e poi la usi davvero, ti senti soddisfatto. Se vuoi, puoi fare una cosa semplice. Quando ascolti questo podcast, scegli una frase che ti piace e prova a usarla oggi. Puoi anche scriverla nei commenti, magari aiuta anche altre persone. E se questo modo di studiare ti piace, iscriverti al canale è un buon modo per continuare insieme. Bene, abbiamo parlato di tempo, ascolto, parlare e parole. Ma c'è ancora una cosa fondamentale quando studi italiano a casa. Sì, ed è come usare l'italiano nella vita di tutti i giorni, anche quando non stai studiando. Ecco, questa è una parte che mi piace tantissimo, perché spesso pensiamo che l'italiano si studi solo quando siamo seduti a un tavolo, ma non è così. Esatto, in realtà puoi usare l'italiano anche quando non stai studiando davvero, ed è una cosa potentissima. Per esempio, una cosa molto semplice, cambiare la lingua del telefono in italiano. All'inizio è un po' strano, sì, ma dopo qualche giorno diventa normale. E inizi a vedere parole ogni giorno, impostazioni, messaggi, chiamate, senza fare nessuno sforzo. Un'altra idea è pensare in italiano. Non frasi difficili, cose semplici. Tipo, ora preparo la cena, devo uscire, sono stanco oggi. Non importa se non è perfetto, l'importante è usare l'italiano nella tua testa. È come allenare un muscolo. Più lo usi, più diventa naturale. E questo aiuta tantissimo quando poi devi parlare davvero con qualcuno. Puoi anche parlare ad alta voce, se sei da solo, in macchina, a casa, mentre cammini. Sì, magari non sull'autobus pieno di gente. Esatto, ma quando puoi, farlo ad alta voce è ancora meglio. Perché la bocca deve abituarsi ai suoni dell'italiano. E sai qual è la cosa bella? Così l'italiano non è più solo studio, diventa parte della tua giornata. Se già fai una di queste cose, scrivilo nei commenti, anche solo penso in italiano oppure ho il telefono in italiano. Ci piace tantissimo leggere queste piccole vittorie. E adesso che l'italiano entra nella tua vita ogni giorno, parliamo di un'altra cosa importante, come non perdere la motivazione quando studi da solo. Ecco, adesso parliamo di una cosa molto importante, soprattutto quando studi italiano da solo, la motivazione. Perché all'inizio sei carico, sei entusiasta, poi dopo un po' quella energia scende. Sì, ed è normale. Succede con tutte le lingue, con tutti i progetti. Non puoi essere motivato al 100% ogni giorno. Il problema è che quando la motivazione scende, molte persone pensano «forse non fa per me», ma non è vero. La verità è che non devi contare solo sulla motivazione. Devi creare abitudini semplici. Esatto, anche quando non hai voglia, fai qualcosa di piccolo. 5 minuti di ascolto, una frase detta ad alta voce. Perché spesso succede una cosa curiosa. Inizi senza voglia e dopo 2 minuti ti senti già meglio. Sì, l'italiano ti dà energia quando smetti di viverlo come un dovere. Un altro consiglio importante è questo. Non confrontarti troppo con gli altri. Ognuno ha il suo tempo. C'è chi studia per lavoro, chi per amore, chi per passione. Non c'è un ritmo giusto per tutti. Se oggi capisci più di ieri, stai andando nella direzione giusta. E poi è importante ricordare perché stai studiando italiano. Ogni tanto fermati e pensa al tuo motivo. Vivere in Italia, lavorare, parlare con la famiglia o semplicemente amare la lingua. Scriverlo, dirlo ad alta voce, tenerlo in mente, aiuta tantissimo quando ti senti stanco. E se un giorno non studi, non succede niente di grave. Esatto, l'importante è tornare. E ora che abbiamo parlato di motivazione, passiamo a una cosa molto pratica. Come organizzare il materiale di studio senza complicarsi la vita. Ok, adesso parliamo di una cosa molto concreta, il materiale di studio, perché quando studi da solo a casa, spesso hai troppo materiale. Sì, libri, app, video, appunti, link salvati, e alla fine non sai da dove iniziare. E questa confusione ti fa perdere voglia di studiare, perché apri tutto
E poi chiudi tutto. Per questo il consiglio è semplice. Meglio poco materiale, ma usato bene. Scegli una o due risorse principali, per esempio un podcast e un quaderno. Basta. Nel quaderno non scrivere tutto. Scrivi solo frasi utili, parole che incontri spesso. E non serve neanche scrivere in modo perfetto, può essere disordinato, personale. Sì, il quaderno non deve essere bello, deve essere utile. Un'altra cosa importante, usa sempre lo stesso materiale per un po' di tempo. Così il cervello si abitua. Se cambi metodo ogni settimana, ti stanchi prima. È normale voler provare tutto, ma alla lunga non funziona. Calmo fare la stessa cosa ogni giorno, in modo semplice. Per esempio, ascolti un episodio, scegli una frase, la ripeti. Fine. E se un giorno non hai tempo, ascolti e basta. Questo è già studio. Se anche tu hai troppi libri o troppe app, scrivilo nei commenti. Non sei l'unico. Sì, possiamo fare un gruppo di collezionisti di app. Esatto. Bene, ora che il materiale è più semplice, parliamo di una cosa che molti evitano, la grammatica. Sì, perché anche la grammatica può essere semplice se la usi nel modo giusto. Ok, adesso parliamo della grammatica. Solo a sentire questa parola, molte persone si bloccano. Sì, perché pensano subito a regole difficili, tabelle, esercizi infiniti. E allora o studiano troppa grammatica, oppure la evitano completamente. Ma la grammatica non è il nemico, è solo uno strumento. Il problema è come la studi. Se inizi dalla grammatica, senza ascoltare e senza usare la lingua, diventa pesante. Meglio fare il contrario. Prima ascolti e usi l'italiano. Poi, piano piano, capisci la grammatica. Per esempio, ascolti spesso, vado a lavorare, vado a casa. Dopo un po' capisci come funziona vado, anche senza studiare subito la regola. E quando poi leggi la regola, tutto ha più senso. Quindi non serve studiare tutta la grammatica insieme, basta capire le cose più utili. I tempi più comuni, le preposizioni più usate, le frasi che senti ogni giorno. E se una regola è troppo difficile, puoi anche lasciarla per dopo. L'italiano non scappa. Esatto. Usa la grammatica per chiarire, non per bloccare. Ok, abbiamo parlato di grammatica senza stress, adesso parliamo di una cosa che aiuta tantissimo, ripetere e riascoltare. Sì, perché ripetere non significa tornare indietro, significa andare più a fondo. Parliamo adesso di una cosa che molti sottovalutano, ripetere. Quando studi da solo a casa, spesso pensi che ripetere sia noioso. Sì, perché dici, questo l'ho già ascoltato, e allora passi subito a qualcosa di nuovo. Ma in realtà è proprio lì che succede la magia. Quando riascolti qualcosa, non parti da zero. La prima volta ascolti e basta, la seconda volta riconosci alcune parole, la terza volta capisci meglio le frasi. E magari noti una parola che prima non avevi sentito, o capisci meglio un'espressione. Ripetere non significa studiare di nuovo tutto, basta riascoltare lo stesso episodio mentre fai altro. Per esempio, mentre cammini, mentre cucini, mentre sistemi casa, senza fermarti, senza prendere appunti. E ogni volta il tuo cervello lavora un po' di più. Questo è molto importante quando studi da solo, perché ti fa sentire dei progressi. E sentire progressi è fondamentale per non mollare. Anche riascoltare una sola parte è utile. Non serve riascoltare tutto dall'inizio alla fine. Meglio capire bene una conversazione che ascoltarne 10 senza attenzione. Ora che sappiamo quanto è importante ripetere, parliamo di un'altra cosa molto utile quando studi italiano da solo. Sì, parliamo di pazienza e di tempo. Sì, parliamo di pazienza, perché quando studi italiano da solo a casa, il tempo è una cosa che spesso ti mette pressione. Esatto. Molte persone pensano studio da 6 mesi, dovrei parlare meglio. Oppure è passato un anno e faccio ancora errori. E questo pensiero può essere molto frustrante, ti fa sentire come se stessi andando troppo lento. Ma imparare una lingua non è una gara. Non c'è un tempo giusto uguale per tutti. C'è chi ha più tempo, chi meno, chi usa l'italiano ogni giorno, chi solo qualche minuto.
L'importante non è quanto velocemente vai, ma se stai andando avanti. A volte i progressi non si vedono subito. Un giorno ti sembra di non capire niente e il giorno dopo capisci una frase senza pensarci. E quello è un momento bellissimo. Ma arriva solo se continui, anche quando ti sembra inutile. Per questo è importante essere gentili con se stessi, accettare gli errori, accettare i giorni no. Studiare una lingua è un percorso lungo, ma anche molto bello. E ogni parola che capisci, ogni frase che riconosci, è un passo avanti. Se oggi capisci più di 3 mesi fa, stai facendo un ottimo lavoro. Anche se non te ne rendi conto ogni giorno. Se vuoi, nei commenti puoi scrivere da quanto tempo studi italiano, solo per condividere la tua esperienza. E se ti fa piacere continuare questo percorso con noi, iscriviti al canale, così non sei solo mentre impari. Bene, ora che abbiamo parlato di tempo e pazienza, c'è un'altra cosa molto importante quando studi italiano da solo. Sì, parliamo di fare errori e perché sono una cosa positiva. Ok, parliamo degli errori. Perché quando studi italiano da solo a casa, gli errori fanno paura. Sì, molte persone pensano, se sbaglio vuol dire che non sono bravo, ma non è così. In realtà, se fai errori, significa che stai usando la lingua. E questo è un segnale molto positivo. Esatto, gli errori non sono un problema. Il vero problema è non parlare per paura di sbagliare. Quando impari l'italiano, è normale dire frasi non perfette. Succede a tutti. Sempre. Anche a chi parla bene, gli errori non spariscono mai del tutto. Ma a un certo punto non ti bloccano più. Diventano parte della comunicazione. E spesso le persone capiscono comunque quello che vuoi dire. Quindi non aspettare di parlare bene. Parla adesso, con quello che sai. Una frase semplice ma detta con sicurezza è meglio di una frase perfetta mai detta. E ogni errore ti insegna qualcosa. Anche se non te ne accorgi subito. Col tempo inizi a correggerti da solo, e quello è un grande passo. Quindi, se oggi fai errori, va bene. Stai imparando. E ora che abbiamo parlato degli errori, resta solo una cosa importante da dire. Sì, mettere tutto insieme e continuare nel tempo. Ok, parliamo degli errori. Perché quando studi italiano da solo a casa, gli errori fanno paura. Sì, molte persone pensano, se sbaglio vuol dire che non sono bravo, ma non è così. In realtà, se fai errori, significa che stai usando la lingua, e questo è un segnale molto positivo. Esatto, gli errori non sono un problema. Il vero problema è non parlare per paura di sbagliare. Quando impari l'italiano, è normale dire frasi non perfette. Succede a tutti, sempre. Anche a chi parla bene, gli errori non spariscono mai del tutto. Ma a un certo punto non ti bloccano più. Diventano parte della comunicazione. E spesso le persone capiscono comunque quello che vuoi dire. Quindi non aspettare di parlare bene. Parla adesso, con quello che sai. Una frase semplice ma detta con sicurezza è meglio di una frase perfetta mai detta. E ogni errore ti insegna qualcosa, anche se non te ne accorgi subito. Col tempo inizi a correggerti da solo, e quello è un grande passo. Quindi, se oggi fai errori, va bene, stai imparando. E ora che abbiamo parlato degli errori, resta solo una cosa importante da dire. Sì, mettere tutto insieme e continuare nel tempo. Sì, fermiamoci un attimo e guardiamo quello che abbiamo fatto fino adesso, perché spesso non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo già costruito molto. Abbiamo parlato di studiare poco ma ogni giorno, di ascoltare tanto italiano, anche senza capire tutto. Di parlare, anche da soli, di usare frasi semplici, di non avere paura degli errori. E soprattutto di rendere l'italiano parte della vita quotidiana, non qualcosa di separato. Se ascolti questo podcast mentre fai altro, stai già imparando. Se riconosci una parola che prima non capivi, stai migliorando. Anche se a volte non sembra, i progressi ci sono. E questo è importante da ricordare, soprattutto nei momenti difficili, quando pensi di non andare avanti. In quei momenti non serve cambiare tutto,
Basta continuare con una piccola cosa. Un episodio ascoltato, una frase ripetuta, un pensiero in italiano. Se questo episodio ti sta aiutando, iscriverti al canale è il modo migliore per restare con noi. Così continuiamo a parlare italiano insieme. Siamo davvero arrivati quasi alla fine. Sì, adesso manca solo chiudere il cerchio. Eccoci alla fine. Se hai ascoltato fino a qui, davvero, grazie. Significa che l'italiano per te è importante. Sì, e se ripensiamo a tutto quello che abbiamo detto oggi, il messaggio è semplice. Puoi imparare italiano da solo, a casa. Abbiamo visto che non servono ore e ore di studio. Meglio poco ogni giorno. Ascoltare italiano spesso, parlare anche da soli, usare frasi semplici. Usare l'italiano nella vita quotidiana. Accettare gli errori, avere pazienza e continuare, anche quando è difficile. E soprattutto, non essere troppo duro con te stesso. Imparare una lingua è un percorso, non un test. E lungo il percorso abbiamo usato anche alcune parole importanti, per esempio routine, motivazione, abitudine, contesto, pazienza. Parole semplici, ma fondamentali quando studi una lingua. Se le senti spesso, diventano familiari. Ora tocca a te. Scrivici nei commenti perché stai imparando italiano e cosa ti è stato più utile di questo episodio. Ci piace davvero leggere i vostri commenti. È il modo migliore per sentirci vicini, anche da lontano. E se questo podcast ti fa compagnia mentre impari italiano, iscriviti al canale e lascia un like, così sappiamo che stiamo andando nella direzione giusta. Noi continuiamo a parlare italiano, qui, insieme. A presto e buon italiano a tutti!